Finalmente! In questa lezione parliamo di un argomento caldo, caldissimo e tanto tanto richiesto: i pronomi combinati. E alla fine faremo anche un esercizio, quindi resta con me fino alla fine. Ti ricordo che puoi attivare i sottotitoli e, se non lo hai ancora fatto, puoi iscriverti al mio canale cliccando sul bottone iscriviti e sul simbolo della campanella, così non perderai neanche un video di Vaporetto Italiano. Cominciamo a parlare dei pronomi combinati, ma attenzione, per comprendere al meglio questa lezione è importante conoscere l'uso dei pronomi diretti e dei pronomi indiretti. Quindi ti lascio qui la lista dei video che ho fatto sull'uso di questi pronomi. Ma perché i pronomi combinati sono così importanti? Rispondo a questa domanda con degli esempi. Guarda queste frasi. Che bella penna! Mi presti la penna? Se volete un caffè, vi offro un caffè. Ho preso un regalo per Piero. Darò il regalo a Piero domani. Quante ripetizioni! Queste frasi non sono naturali, ci sono troppe ripetizioni. Vediamo la prima frase. Che bella penna! Mi presti la penna? Qui c'è una ripetizione. E sappiamo che per evitare le ripetizioni possiamo usare dei pronomi. Abbiamo già un pronome indiretto, mi, che significa a me. Possiamo sostituire la penna con quale pronome? La penna è un complemento oggetto. Mi presti che cosa? La penna. E il pronome corretto è la. Femminile singolare, perché la penna è femminile e singolare. Spostiamo il pronome dopo il pronome indiretto e la frase diventa: che bella penna, me la presti? Noterai che mi diventa me prima di un altro pronome. Per una questione fonetica. Suona bene così. Vediamo l'altro esempio. Se volete un caffè, vi offro un caffè. Di nuovo, evitiamo la ripetizione di caffè con un pronome diretto. Caffè è singolare maschile, quindi il pronome corretto è lo. E posizioniamo il pronome diretto dopo il pronome indiretto, vi, che significa a voi. Se volete un caffè, ve lo offro. Anche in questo caso la I si trasforma in una E e diventa ve lo offro. La terza frase era più difficile. Ho preso un regalo per Piero, ma darò il regalo a Piero domani. Qui abbiamo due ripetizioni. Il regalo, complemento oggetto diretto, e a Piero, a lui, complemento indiretto. Dobbiamo sostituire entrambi con un pronome. Il regalo è il complemento oggetto, maschile singolare e quindi è lo. E per sostituire a Piero, a lui, usiamo il pronome indiretto gli. Quindi abbiamo i due pronomi che sostituiscono le ripetizioni, lo e gli. In questo caso il verbo darò è al futuro, quindi i pronomi si trovano prima del verbo. Mettiamo prima il pronome indiretto gli e poi il pronome diretto lo. Ma non è finita, perché nei pronomi combinati gli si collega al secondo pronome con una E, quindi diventa glielo. Glielo. La E si aggiunge solo con il pronome indiretto gli nella formazione dei pronomi combinati. Questi erano solo degli esempi, adesso ti spiegherò nel dettaglio la formazione dei pronomi combinati. Avrai già notato due cose importanti.
la sequenza dei pronomi. Prima usiamo il pronome indiretto e poi il pronome diretto. La seconda cosa è che i pronomi mi, ti, ci e vi diventano me, te, ce e ve prima di un altro pronome. La i diventa una e. Me la presti? Prova a trasformare questa frase. Volevamo una torta e la nonna ci ha preparato una torta. Qui c'è già il pronome indiretto ci, ma dobbiamo sostituire la torta con un pronome diretto. Volevamo la torta e la nonna ce l'ha preparata. Ci diventa ce, segue il pronome diretto la che viene eliso, ce l'ha preparata. Noterai che la presenza del pronome diretto provoca l'accordo del participio passato. La nonna ce l'ha preparata, femminile perché c'è un pronome diretto femminile. Funziona come con i pronomi diretti. A Mirko piace questa tazza, quindi regalo questa tazza a Mirko. Dobbiamo sostituire questa tazza e a Mirko. A Mirko piace questa tazza, quindi gliela regalo. Senti com'è più fluido? Gli significa a Mirko, a lui, pronome indiretto normale. La indica la tazza e c'è la e che unisce gli con il pronome diretto. Vediamo nel dettaglio la formazione dei pronomi combinati in italiano. Abbiamo visto che in prima posizione abbiamo i pronomi indiretti, mi che significa a me, ti che significa a te, gli o le, a lui, a lei, ci, vi e gli. Nei pronomi combinati usiamo gli, che significa a loro in questo caso. In prima posizione quindi abbiamo i pronomi indiretti, che si possono combinare con i pronomi diretti di terza persona, singolare o plurale, lo, la, li e le. In questo video vedremo solo i pronomi combinati con i pronomi diretti, lo, la, li, le. Farò dei video in cui ti spiegherò i pronomi combinati con la particella ne e con il ci locativo. Per ogni pronome indiretto farò degli esempi in combinazione con un altro pronome. Partiamo con mi. È l'esempio della penna. Che bella penna! Me la presti? Belle quelle scarpe! Me le regali? Passiamo a ti. Ho un segreto, ma te lo dico dopo. Ho i tuoi soldi. Te li porto dopo. Te li porto. Passiamo ai pronomi indiretti, gli e le, in combinazione con i pronomi diretti. Informazione importante. Nei pronomi combinati non usiamo il pronome indiretto le. Mai, usiamo solo gli. Lo so, mi dispiace, ma è così. Esempio, a Mirko piace questa tazza, quindi gliela regalo. Gli significa a lui e la sostituisce la tazza e con gli c'è sempre la e che congiunge i due pronomi. Gliela regalo. Se al posto di Mirko ci fosse Maria, direi a Maria piace questa tazza, quindi gliela compro o gliela regalo. Gli significa a lei e la è la tazza e c'è sempre la e. Passiamo a ci, che è ce nei pronomi combinati e significa a noi. Volevamo una torta e la nonna ce l'ha preparata.
ha preparato una torta a noi, ce l'ha preparata. Passiamo a vi, che significa a voi. L'esempio di prima era: se volete un caffè, ve lo offro. Conoscete le regole dei pronomi combinati? Ve le spiego subito. Ve significa a voi, le sostituisce le regole. E infine abbiamo il pronome gli, che significa a loro e funziona come i pronomi combinati di terza persona singolare. I bambini volevano le caramelle e gliele ho comprate. Gli significa ai bambini, a loro, le sostituisce le caramelle, gliele ho comprate. Non è così difficile, no? Ricordiamoci quindi che i pronomi indiretti che terminano con la i trasformano la i in e prima del pronome diretto o di qualsiasi altro pronome che c'è dopo. Vediamo altre frasi. Facciamo tante frasi insieme per aiutarti a automatizzare l'uso dei pronomi combinati. Hai dato il dizionario a Sara? No, glielo darò domani. Mi avete portato i soldi? No, scusaci, te li porteremo domani. Ci hai mandato una cartolina dalla Spagna? Sì, ve l'ho mandata da Madrid. Chi ti ha raccontato questa storia? Me l'ha raccontata Giulia. Adesso che hai capito come formare i pronomi combinati, è arrivato il momento di fare un esercizio insieme. Vedrai delle frasi da completare con il pronome combinato corretto. Avrai 5 secondi per pensare, ma mi raccomando, ferma il video se hai bisogno di più tempo per pensare. Prima frase. Questa è la mia agenda nuova. Ha regalata Giulia. Me l'ha regalata Giulia. Ho io le tue chiavi. Porto subito. Te le porto subito. Porto le chiavi a te. Questo libro è di Mattia. Ha regalato Sonia. Questo libro è di Mattia. Gliel'ha regalato Sonia. Avete letto questi libri? Consiglio. Avete letto questi libri? Ve li consiglio. Li consiglio a voi. Questi quadri sono nostri. Ha portati Lorena dal Brasile. Ce li ha portati Lorena dal Brasile. Lorena li ha portati a noi. Ultima frase. Gianni e Sara mi hanno pagato la cena sabato scorso. Questa sera pago io. Questa sera gliela pago io. Potremmo anche dire la pago io, ma volevo un pronome combinato. Gli significa a loro e la sostituisce la cena. Com'è andato questo esercizio? Fammelo sapere nei commenti qui sotto. Spero che la mia spiegazione sui pronomi combinati sia stata chiara. Sulla pagina Patreon di Vaporetto Italiano troverai insieme al video anche un PDF con la spiegazione dell'uso dei pronomi combinati, tanti esempi e anche dei nuovi esercizi. Grazie e a prestissimo!